Ciao a tutti, bentrovati. Oggi parliamo di un cane, in realtà ne avrei dovuto parlare già la scorsa settimana, il dogo sardo, cane che conosciamo in tre, no, non è vero, è un cane che si conosce tantissimo all'estero, ma non conosciamo in Italia, perché voi sapete che noi siamo bravissimi a far diventare famose le cose che arrivano dall'estero, però non abbiamo questa capacità innata del non dar valore alle cose che abbiamo in Italia. Per l'arte, vale per la moda, vale per un sacco di cose, ma ora non starò qui ad attaccare il filone su queste cose. Il dogo sardo, quanti voi lo conoscono? Questo video in realtà va a prendere una mail che mi è arrivata. Intanto vi ringrazio per le tantissime email, io non so più come ringraziarvi, rispondo a tutti. Sto cercando di rispondere veramente a tutti e potete confermare col tasto mi piace, perché lo sapete che rispondo a tutti. Non lascio spazio ai commenti per ovvie ragioni, perché è pieno di haters, quindi non mi va di stare a discutere con le persone che non capiscono. Ma alle mail, quindi a chi ha veramente voglia di scrivermi, rispondo a tutti. Quindi mi arriva questa mail dove ogni tanto arrivano le mail che mi stupiscono favorevolmente e mi affascinano in modo straordinario. In questa mail mi si chiedono tre cose, ad uno ho risposto lo scorso messaggio, poi mi sono reso conto ad un certo punto che avevo fatto un video di 60 minuti e mia moglie mi ha detto guarda non lo puoi pubblicare, un'ora di video, al che l'ho tagliato, ho tagliato il video e mi sono ritrovato poi ad averlo cestinato. Quindi questa è in realtà una risposta video presa da una mail che mi è arrivata e non ricordo neanche il nome, poi tu saprai, credo Pio, non lo so, devo capire un po' chi è che mi ha mandato la mail. Morale, il dogo sardo. Non posso non parlare del dogo sardo, che pochi di voi conosceranno, senza fare prima una doverosa premessa sul perché lo conosco il dogo sardo. Io ho l'abitudine, per una deviazione professionale, di parlare solamente di cinofilia ufficiale, cioè delle razze riconosciute dalla FCI, e questo lo hanno notato in tanti. Mi sono fatto anche diversi nemici per questa cosa, non mi interessa, però ho questa abitudine. Credo nell'allevamento, credo nella cinofilia ufficiale, sostengo la cinofilia ufficiale se fatta bene, o quantomeno se personalmente considero che questa sia fatta bene. Non necessariamente sono il depositario delle verità assolute, però ho le mie idee e cerco di difendere. Intanto, per quale motivo conosco questa razza? Conosco il dogo sardo, che è un cane che per la prima volta, se vi dico dove l'ho visto, svenite direttamente. Vabbè, tu dici il dogo sardo dove l'hai visto? Sardegna, il primo della tua vita, no? Il mio primo dogo sardo l'ho visto a Tucson, in Arizona, Tucson. Cioè, io ho visto il mio primo dogo sardo a Tucson, in Arizona. Chiedo a questo signore che cane è, mi dice il dogo sardo. Poi me lo dice così, il dogo sardo. Non capivo, dico. Niente. E all'epoca non c'era scritto nulla su internet, vi parlo almeno di 20 anni fa, forse qualcosina di più. Dogo sardo. Ovviamente nel tempo poi sono successe un po' di cose. Da quel giorno a Tucson, Arizona, il dogo sardo, questo che era il guinzaglio, il dogo sardo, incredibile, un cane italianissimo, sardo, straordinario nonostante non vi sia una selezione da allevatori che seguono uno standard da FC, cane che non ha niente da invidiare ad altri cani che vanno di moda, come il dogo argentino, Rhodesian Ridgeback, che poi ne parleremo, non so se ne ho già parlato, ma ne parleremo. Nulla da invidiare, cioè cane pazzesco. Passa del tempo da questo cane e io ho un'altra mia passione che cerco di alimentare. Sapete, le passioni vanno alimentate, no? Altrimenti poi si finisce per dimenticarle, per lasciarsi
abbrutire da una vita che non sempre è meravigliosa, non per tutti. E una delle mie passioni che esulano da quelli che sono i cani, la cinofilia, il mondo della radio, sono le costruzioni megalitiche, le antiche civiltà. Io sono un appassionato di antiche civiltà, da sempre ho questa passione e quindi, come qualunque appassionato di antiche civiltà, prima di andare in posti che fanno tendenza come Stone Age, posti che fanno chic e impegnano poco come Machu Picchu, prima di fare il fighetto e dire sono andato a vedere le piramidi, ho iniziato a frequentare nel tempo libero, nel senso quando avevo 2 o 3 giorni di fila attaccati liberi, indipendentemente dalla stagione, la Sardegna megalitica. Non che non mi piaccia la Costa Smeralda, che per carità, anche quella, Porto Rotondo, Porto Cervo, non è che non mi fa esattamente schifo, no, però per uno come me la Sardegna dei dolmen, dei nuraghi, della tomba dei giganti, no, dovrei dire delle tombe dei giganti per essere corretto, la Sardegna degli altari megalitici, i menhir, insomma, senza che io cerchi di trasmettervi una passione che non dovete necessariamente avere, perché se siete su questo canale è per i cani, non per la mia passione per le costruzioni megalitiche, che nulla hanno a che fare con gli UFO, le cose. No, mi piacciono le costruzioni megalitiche, cioè non è che mi piacciono, basta, mi incuriosiscono, quindi le vivo e le vedo con passione, e quando ho modo vado in Sardegna, prendo il mio bell'aereo, vado in Sardegna e mi butto nell'entroterra sardo seguendo tantissime mappe che ci sono tra appassionati, e mi metto a seguire e a cercare queste, non a cercare quelle nuove, quelle che sono scoperte, che sono dei luoghi straordinari. Ora che succede? Prendo il mio cane, dormo con il cane in albergo, peraltro è un'esperienza che possono far tutti, perché sono quelle esperienze che secondo me saldano molto il rapporto tra cane e essere umano, perché il cane è il migliore amico dell'uomo, l'uomo non è il migliore amico del cane, quindi se impariamo a conoscerlo nel suo ambiente, nella natura, quindi libero, in un territorio libero come quello della Sardegna, dove c'è, soprattutto nell'entroterra, tanto spazio per muoversi, magari uno ha anche modo di riconoscere determinati atteggiamenti che non sempre si capiscono del cane nel nostro quotidiano, dove il cane subisce quotidianamente, e dico subisce non a caso, dei rumori che in natura non conoscerebbe. Lo scarico del freno degli autobus, il clacson, non è il suo ambiente naturale. Vederlo invece nel suo ambiente naturale, capite che è un'altra cosa. Fare anche il cammino di Santiago de Compostela con il cane è un'avventura bellissima per chi ama i cani, che supera di gran lunga qualunque altra esperienza fatta da me, che so, alle Maldive o a Miami. Cioè ci sono delle esperienze che c'è poi da dire che puoi girare tutto il mondo, ma veramente sembra retorico, ma dal mio punto di vista è da sinistra a destra, quindi dall'Australia al Canada, di mondo ne ho girato. Per me la Sardegna nell'entroterra, e adesso farò arrabbiare tantissime persone che mi diranno no, è più bello il mare. Ragazzi, io impazzisco per l'entroterra sardo, cioè l'entroterra sardo è bellissimo. Insomma, tra le tante bellezze che si possono incontrare in Sardegna, per gli amanti della cinofilia ce ne sono 2 che non puoi non incontrare se ti addentri nell'entroterra sardo. La prima di queste bellezze cinofili, che tu dici no vabbè, ma io non ne avevo idea, è il pastore fonnese. Non lo conosci, no? Non lo conosci, proprio non lo conosci. Pastore fonnese è un cane che peraltro ha anche una bella storicità in Italia, perché credo abbia fatto la guerra, una bella storicità, non che sia bello fare le guerre, però nel senso che su diversi libri viene raccontato durante la guerra in Libia, che venne portato in Libia, quindi è un cane estremamente duttile. Non vi aspettate di vedere
un cane da pastore tedesco, somiglia molto di più a un Komondor. Hanno fatto Genetics, che è una rivista importante di genetica, attraverso una serie di studi importanti, prima portato lo studio, poi verificato, poi pubblicato proprio su questo articolo, su questa rivista scientifica, che è un cane atipico, nel senso non ha nel suo sangue il pastore fonnese, che si trova solo in Sardegna e che ha ottenuto il riconoscimento nel 2013, ha nel suo sangue per l'appunto il Komondor come cane, quindi razze che arrivano da un'altra parte e che quindi chissà da quanto tempo si va verso l'Ungheria, no? Se parliamo di Komondor, cioè si va dall'altra parte, quindi primi insediamenti umani in Sardegna. Ma siamo qui però per parlare di un altro cane che non ha ancora ottenuto il riconoscimento da parte della FC, almeno fino adesso, cioè sono le 12:31, non ricordo che giorno, però è il giorno in cui verrà pubblicato il libro, il video, che è il dogo sardo. Andiamo al mio secondo incontro con il dogo sardo. Il primo avuto a Tucson in Arizona, dove già lo conoscevano. Io che ero appassionato cinofilo già 20 anni fa, non lo conoscevo, stavo in una zona di Dolmen o Menhir, o fate come volete, e vedo da lontano questo cane, perché poi chi è attento, no? Ero con il mio cane all'epoca, e vedo questo, non un canone, però un cane bello, un cane che a guardarlo, no? Cioè ti rendi conto che stargli lontano, se protegge il territorio, è meglio. Quindi che cosa fa un appassionato cinofilo quando vede un cane e si rende conto che stargli lontano è meglio, e magari è proprio, ero anche con il mio cane, cioè la prima cosa che fa, cosa fa un appassionato cinofilo? Va verso il cane dove non dovrebbe andare. Morale, mi avvicino a questo cane, assolutamente non aggressivo, e era di un pastore sardo, o meglio, noi per pastore intendiamo sempre le pecore, ma no, erano dei bovini grossi, animali grossi, e mi si avvicina il proprietario, peraltro gentilissimo, prima il cane, ovviamente cerco di avvicinarlo in modo tale da non essere imbruttito subito, peraltro il cane che avevo io era una femmina e quindi insomma mi ero portato un po' avanti col lavoro, i cani fanno amicizia, poi mi inginocchio e evito quel contatto che può sembrare pericoloso, quindi mai lo sguardo dritto negli occhi, perché in natura guardare negli occhi un cane non è mai un'ottima idea. E comincio a scodinzolarmi questo cane e nel frattempo si avvicina questo pastore sardo, con il quale comincio a parlare. Però la cosa che ricordo di questo evento è che mi resi immediatamente conto che non era un meticcio. Mi rendo subito conto che non era una razza uscita a caso, cioè c'era qualcosa in questo cane che mi incuriosiva. Gli assi craniofacciali, era appiombato bene, ottimi appiombi, insomma c'era qualcosa che mi sfrugugliava. Quel giorno scopro che il dogo sardo è una realtà in Sardegna e quindi faccio un collegamento a quello che mi venne raccontato 20 anni prima, e ovviamente da quel momento in poi diventa tutto più facile. Cioè conosco il dogo sardo e ogni volta che ho avuto l'opportunità di andare in Sardegna, nell'entroterra sardo, ho avuto modo di conoscere il dogo sardo, che è naturalmente, non avendo cioè, lo standard c'è, nel senso che ci sono delle linee guida che gli allevatori sardi seguono, però purtroppo il nostro movimento Lenci non si muove a tutela di una razza straordinaria che andrebbe difesa da tutti quanti noi, anche da te che mi stai seguendo e magari ti sto sulle palle e ami il barboncino col cappottino e mi segui solamente per insultarmi. Ci sono dei cani, siamo tutti d'accordo che chi è su questo canale perché ama i cani.
Comincio a chiedere le caratteristiche, lo guardo, ovviamente andando spesso in Sardegna e frequentando Dolmen, Menhir, no? Quindi sempre le solite zone, conosci diverse persone. I sardi sono delle persone, una volta che entri nella loro casa, raramente ho trovato persone così straordinarie, almeno per quanto mi riguarda. Poi sarò stato fortunato, non lo so, però raramente ho trovato persone così fighe in Italia come i sardi. E ho capito che dietro al dogo sardo c'era una cultura incredibile, una cultura cinofila fatta in casa, perché poi, ripeto, non riconosciuta dall'ENCI. Non c'è uno scopo di lucro, perché chi va a spendere 2000 euro per comprare un dogo sardo? Nessuno. Cioè, fai i cuccioli e poi li dai al vicino di casa, li dai a chi con il cane ci lavora veramente. Non amando la finzione, non starò qui a raccontarvi com'è caratterialmente il dogo sardo. Non starò qui a raccontarvi com'è esteticamente il dogo sardo e vi spiego perché. Ne ho trovati e con un mio amico ne stiamo lavorando anche diversi. Tutte le volte che ho l'opportunità di andare in Sardegna vi porto manica, bastone, salamotti, palline, per cercare un po' di capire quali sono le caratteristiche proprie del dogo sardo, o meglio quello che gli allevatori in Sardegna hanno fissato. Da nord a sud ho trovato grandissime differenze, e quello che però ho riscontrato è che è un cane che non ha nulla da invidiare ad esempio al dogo argentino, ma per niente proprio. Ed è più un video questo, oltre a rispondere alla mail dell'amico che vuole propagandare la diffusione di questo cane. Cioè, tuteliamo quelli che sono i nostri cani. Il dogo argentino è bello, è bellissimo. Saluto gli amici che allevano il dogo argentino. Saluto tutti gli allevatori di tutte le razze, che però, essendo allevatori di razze canine, sono appassionati di tutti i cani. Saluto tutti gli amanti cinofili, che essendo tali, indipendentemente dall'amare il proprio cane, hanno un amore per tutti i cani, perché il vero cinofilo è quello che ama tutti i cani, non sta lì a sindacare su uno o l'altro. Poi ci sono i malati, quelli che umanizzano il cane, ma chi ama la scienza del comportamento animale, chi ama la storia del cane, chi ama la cinofilia, non può non essere appassionato di determinati argomenti, ed il dogo sardo è un argomento che mi auguro di aprire con questo video, quindi fatelo girare in Sardegna. Il resto non mi interessa, perché se c'è qualcuno in Italia che non è invidioso e farà girare questo video altrove mi fa piacere, però almeno voi sardi fate girare questo video affinché l'ENCI, che è l'ente nazionale per la cinofilia italiana, la FC, aprano gli occhi e contribuiscano a formare e a certificare finalmente le caratteristiche, fissandole, di questo cane, premiando il lavoro fatto da persone che, pur non sapendo come magari effettivamente doveva essere fatto, lo hanno fatto veramente bene. Vado su quelle che sono le caratteristiche da me osservate, nonostante le diversità sulle linee di sangue del dogo sardo. Un grandissimo istinto alla guardia, vera, paragonabile con le visti da me, quindi magari altri mi diranno altre cose. Per intensità paragonabile al mastino napoletano, che è un altro cane italiano che, vabbè, meriterebbe 62 ore di video, e al pastore del Caucaso. È un cane imponente esteticamente, veramente molto imponente, cioè grosso. Confonde perché ha la velocità non ha la velocità del levriero, ma ha l'intensità di corsa del levriero.
Sono tanti coloro i quali pensano che all'interno del dogo sardo vi sia un'influenza di qualche cane levriero. Come tutti i molossoidi lo considero un cane, e per la mia esperienza, quindi non solo per aver letto, ma su questo c'è una pagina di un libro dell'uomo incontro il cane di Konrad Lorenz molto, molto interessante, dove dice oltre alla verifica cartacea poi ci vuole quella sul campo. Come tutti i molossoidi, per quanto mi riguarda, è un cane estremamente adatto alla famiglia, soprattutto dove ci sono bambini, sempre per il discorso della soglia di resistenza al dolore, perché molti pensano che i cani così grossi, no, l'ho già spiegato in altri video, andatevelo a vedere, il molossoide è un cane indicato per le famiglie, non è vero, viene criminalizzato senza motivo. Ha l'attaccamento tipico al proprietario dei cani, concedetemi questa licenza narrativa, dei cani primitivi. Cioè il dogo sardo è, per quanto mi riguarda, insieme al pastore fonnese in Italia, il cane che più ricorda nei libri letti il cane degli antichi, cioè quelli che proprio darebbero la vita per il proprio proprietario. Un qualcosa di straordinario. Quindi, prima di chiudere il video, non ho dato delucidazioni tecniche, non mi permetto di darle perché da nord a sud il dogo sardo cambia in relazione ad uno standard che è estremamente labile. Però, amici sardi, se volete, fate girare più possibile questo video, mandatelo all'Enci, ai vostri amici, perché in Italia abbiamo un cane, il dogo sardo, che non ha nulla da invidiare a nessun altro cane al mondo di quella categoria, che merita assolutamente l'iscrizione alla FC, uno standard di razza che deve essere valorizzato e che questo deve essere fatto in fretta, perché è un cane storico, sardo, lasciatemi dire per orgoglio nazionale, tutto italiano, anche se poi magari i sardi mi diranno vabbè, tutto sardo, fate come vi pare, però cerchiamo di far ottenere al dogo sardo tutte le certificazioni adatte per diventare un cane con uno standard di razza. Mettetevi d'accordo, e se volete avere un cane diverso, andate in Sardegna, fatevi una bella camminata, cercate qualche allevatore, qualche pastore e prendetevi un bel dogo sardo. Grazie agli amici sardi, un saluto, a presto.